Bentrovati ad un nuovo appuntamento con Storie di Blues e oggi vorrei parlarvi di un personaggio secondo me fondamentale per quello che era il Medicine Show. Lui si chiamava Arthur Peg Leg Sam e c'è tutta una storia dietro. Entrò nel Medicine Show nel 1937 e fu l'ultimo ad uscirne, quindi l'ultimo capostipite di quello che era il Medicine Show di altri tempi, dove degli affabulatori vendevano sostanze medicamentose per guarire i mali dell'epoca, qualunque male, dalla depressione al raffreddore, alla tosse, al mal di schiena, tramite degli sciroppi. E questi affabulatori erano supportati da artisti che di volta in volta venivano fuori sul palco e si esibivano in danze, canti, balli e giochi d'acrobazia, di abilità, giochi di forza. Quindi diciamo era una carovana di artisti vari on the road, soprattutto composta da hobos, ovvero da mendicanti, da vagabondi che avevano un'indole artistica e sapevano fare qualcosa a livello artistico e venivano scritturati proprio da questi Medicine Show. Il personaggio in questione è un personaggio molto particolare. Arthur Pegleg Sam Jackson nasce nel South Carolina nel 1911. Appena più che bambino inizia a vivere come hobo, un vero e proprio vagabondo, e si sposta per tutti gli state, salendo clandestinamente su treni merci, chiaramente vivendo di espedienti. Giovanissimo perde l'orecchio destro e rimane sfigurato a causa dell'assideramento durante un viaggio verso Buffalo a New York. Successivamente poi perderà anche la gamba destra in un incidente ferroviario. Negli anni 30 entra nel circuito dei Medicine Show, spettacoli promozionali itineranti, e Peg Leg Sam continuerà la sua attività in questo campo fino al lontano 1972 e sarà uno degli ultimi, forse l'ultimo artista del Medicine Show attivo negli Stati Uniti. Come armonicista era incredibile, secondo me migliore in tecnica anche di Sonny Boy Williamson II, perché lui aveva una tecnica molto variegata, faceva tutti gli standard blues, gli standard che potevano capitare legati dopo gli anni 60 anche al bluegrass, e improvvisazione ce n'era tantissima. Suonava l'armonica tenendola semplicemente in bocca, in parte lo faceva anche Sonny Boy, ma lui riesce a farlo ancora meglio, e ogni tanto addirittura suonava l'armonica con il naso, faceva delle note con il naso, oppure mentre ispirava faceva anche degli urli veri e propri, e incise anche dei brani importanti, tra cui anche con Louisiana Red, sia una bella discografia. A questo personaggio sono andati dietro diversi ricercatori universitari, non solamente negli Stati Uniti ma anche in Europa, perché lui era quello che riusciva dal punto di vista musicale, oltre ad essere il depositario dell'ultimo Medicine Show, anche di creare delle atmosfere tipiche degli hobos. Lui con un piede che batteva il quarto, una chitarra stoppata e la sua armonica, più le urla che faceva mentre suonava l'armonica, creava quello che poteva essere il trambusto di un viaggio in un treno merci. Quindi capite come questo personaggio riesce a creare proprio degli stimoli differenti da altri bluesmen, e poi era sempre sorridente. Poi, nonostante che non avesse una gamba, lui riusciva a ballare e fare anche spettacoli di danza, quindi cantava, suonava la sua armonica e per di più ballava anche con la gamba di legno, aveva proprio la gamba di legno stile Pirati, quella con il ceppo che andava attaccato qui alla rotola, vicino alla rotola. Oltre a questo, su di lui è stato fatto un film importante nel 75, quindi si interessò di questo personaggio anche la cinematografia, per quello che riguardava dei docufilm, e facevano vedere delle giornate tipo di questo personaggio o le esibizioni dentro i bar, che erano canto, musica e ballo. Tutto questo in un unico personaggio di cui già il nome è tutto un programma, Peg Leg Sam. Cercatelo, troverete diverso materiale proprio su questo grande artista, una voce molto calda e veramente valido e da scoprire. È un uomo che ci ha insegnato a stare al mondo, senza una gamba, senza un orecchio, vivendo da vagabondo. Lui riusciva sempre e comunque a tirarsi fuori la sua giornata e a vivere in maniera felice. Alla prossima puntata di Storie di Blues. Bye bye.
Ti ricordo il doppio appuntamento ogni 15 giorni con World Music Club e Storie di Blues. Il martedì sera dalle 22 Blues on Air Radio Show dal sito radiofm.net e nel web scopri centinaia di biografie inerenti musicisti e strumenti musicali su dariospesani.it.